Avanti, è aperto, entra pure. Permesso. Buongiorno professore, sono Chiara. Avevamo appuntamento alle 10. Ah sì, buongiorno Chiara. Accomodati dove trovi posto, sposta pure quei libri. Grazie. Volevo fare un po' il punto della situazione sulla tesi, se ha tempo. Certo, fare il punto è sempre utile. Ricordami l'argomento esatto, scusa. L'impatto dei social media sull'editoria indipendente. Ho cominciato a buttare giù il primo capitolo. Bene, fammi vedere l'indice intanto. Ce l'hai stampato? Eccolo qui, l'ho diviso in 3 capitoli, come avevamo detto la volta scorsa. Vediamo un po'. Allora, primo capitolo. Storia dei social network. No, non mi convince. Davvero? Però mi aveva detto lei di partire con un'introduzione storica sul web. Sì, però così rischi di allungare il brodo. Meglio andare dritti al punto. Capisco. E pensare che ero bloccata proprio su questo capitolo da 2 settimane. È normale. Il primo capitolo è sempre uno scoglio. Io cambierei proprio prospettiva. In che senso, scusi, cosa mi consiglia in pratica? Togli la storia di Internet. Parti subito dall'analisi delle vendite dei libri degli ultimi anni. Va bene, così evito anche di andare fuori tema, giusto? Esatto. E a proposito di vendite, la bibliografia iniziale dobbiamo proprio stravolgerla. Stravolgerla, avevo già messo insieme una ventina di articoli accademici sull'argomento. Gli articoli vanno bene, ma ti mancano i testi fondamentali. Devi citare le fonti più recenti. D'accordo, mi segno i titoli che ritiene più adatti. Senti un po'. E per le scadenze come siamo messi? Quando vorresti laurearti? Sessione di luglio, se slitto a novembre vado fuori corso e vorrei proprio evitarlo. Fuori corso no, per carità. Luglio è una bella finestra, ce la facciamo. Allora devo consegnare tutto entro metà giugno. Se cambiamo l'indice oggi ce la posso fare. Ma certo che ce la fai. Basta lavorare con metodo e tu mi sembri una ragazza organizzata. Ci provo, professore. Senta, volevo chiederle anche una cosa al volo sull'impaginazione. L'impaginazione non è un po' presto. Pensa prima a scrivere i contenuti. Lo so, però la copisteria mi chiede dei margini specifici. Vabbè, non fa niente ora, vedrò più in là. Ma sì, non ti preoccupare, è più semplice di quello che pensi. Perfetto. A proposito, le avevo mandato una mail ieri con il file del capitolo. Una mail. A dire il vero ho la posta intasata, non l'ho vista. Me lo immaginavo, meno male che ho portato tutto su una chiavetta, gliela passo. Ottima idea, brava. Dammela qua. La metto subito nel portatile. Ha bisogno di una mano? A volte fa un po' fatica a entrare in quella porta. No, no, so usare il computer. Solo che... Aspetta un attimo, dove l'ho messa? Scusi, ma me l'ha appena presa di mano, era quella rossa con il laccetto blu. Sì, sì, la vedevo benissimo un secondo fa. L'avevo appoggiata qui sulla scrivania. Magari è scivolata sotto tutti quei fogli. Guardi, proprio lì a destra. No, qui ci sono solo le tesi del 2020. Ma è incredibile, questo ufficio è un buco nero. Professore, mi sa che è caduta dietro la stampante. Vuole che guardi io? Ma no, ci mancherebbe, faccio io. Mamma mia, questi cavi non si capisce niente. Stia attento, per favore. Lì dentro c'è anche il backup di tutto il mio lavoro. Tranquilla, l'ho trovata. Eccola qua. Era finita dentro la tazza del caffè vuota. Oddio, funziona ancora? Speriamo non si sia bagnata.
Sembra a posto. La inserisco. Speriamo di riuscire ad aprire questo benedetto capitolo. Incrociamo le dita. Il file si chiama capitolo 1 definitivo, è nella cartella principale. Allora la lucina lampeggia, sta caricando i documenti. Ci mette un po', vero? Di solito è abbastanza veloce, forse il suo computer sta facendo una scansione. Ah, ecco, è apparsa la cartella. Vediamo subito cosa mi hai scritto in questa bozza. Apra pure, speriamo solo che non mi tocchi rifare tutto da capo. Ecco, ha caricato. Allora vediamo questa famosa introduzione. Mm, Tenga conto che è proprio una primissima stesura. Ci sarà di sicuro qualche refuso in giro. Dei refusi non mi preoccupo, quelli si sistemano alla fine. Mi interessa più che altro l'impostazione. C'è qualcosa che non la convince nell'attacco? Pensi che l'ho riscritto almeno 3 volte. L'attacco in sé funziona, però hai un tono un po' troppo giornalistico. Devi tenere un registro accademico, capisci? Ho capito. Pensavo che, visto il tema attualissimo dei social, potessi usare un linguaggio più sciolto. Un linguaggio moderno va bene, ma frasi tipo i social hanno spaccato il mercato, sinceramente le eviterei. Oddio, l'ho scritto davvero? Ha ragione, me ne accorgo solo adesso a rileggerlo a voce alta. Capita, non ti preoccupare. Scendendo un po' più giù, ecco, qui citi una casa editrice indipendente, vero? Sì, le edizioni Sottobosco stanno avendo dei risultati pazzeschi con le dirette su Instagram. Molto interessante. Però ti limiti a nominarli. Perché non provi a contattarli per fargli qualche domanda? Un'intervista vera e propria? Boh, dubito che diano retta a una studentessa qualsiasi. Ma figurati, agli editori fa sempre piacere parlare del proprio lavoro. Mandagli una mail formale, provaci. Davvero? L'idea mi piace molto, dice che darebbe un taglio più pratico a tutta la tesi? Esatto. Un caso studio reale alza sempre il livello. Segnatelo tra le cose prioritarie. Me lo appunto subito. Per le domande magari le preparo una bozza e gliela mando via mail. Ottima idea. Però mi raccomando, fatti dare dei numeri veri, non solo discorsi filosofici. Certo, potrei chiedergli che percentuale di vendite riescono a convertire dai social, no? Bravissima, è proprio l'approccio giusto. Poi incroci quei dati con le fonti che ti dicevo prima. Ah, a proposito delle fonti più recenti, mi diceva che c'erano dei testi fondamentali da recuperare. Giusto, stavo per dimenticarmene. Prendi nota, c'è un libro di Marco Ferrari uscito l'anno scorso. Marco Ferrari, me lo segno. Si ricorda per caso il titolo esatto? Si chiama L'algoritmo di carta. Lo trovi sicuramente in biblioteca centrale, qui in dipartimento. Bene, ci passo dopo. C'è altro che dovrei consultare. Scaricati gli ultimi 2 rapporti dell'Associazione Italiana Editori. Si trovano gratis sul loro sito. Bene, un po' di materiale gratuito ci voleva. I libri universitari mi hanno prosciugata. Un ultimo consiglio: usa solo fonti certificate, niente blog amatoriali. Su quello sto molto attenta, finora mi sono basata solo su articoli di riviste scientifiche del settore. Benissimo, continua così. La solidità del tuo lavoro dipende tutta da lì. Senz'altro, direi che adesso ho un quadro molto più chiaro di come andare avanti. Ottimo. Ricapitolando, smonta questa introduzione e inserisci i dati di vendita e il caso studio.
Ci provo, vado un pezzo alla volta senza farmi prendere dal panico. Ecco, questo è lo spirito giusto. Allora diamoci una scadenza per rivedere la nuova stesura. Io pensavo tra un paio di settimane, se per lei è fattibile. Il 20 maggio le andrebbe? Aspetta che controllo il calendario sul telefono. Questa applicazione ci mette sempre una vita ad aprirsi. Faccia con calma. In quei giorni io ho le mattine completamente libere. Eccoci. Niente da fare, il 20 sono a un convegno fuori sede. Facciamo mercoledì 22? Mercoledì 22 è perfetto. La trovo qui in studio per le 10 come oggi. Sì, alle 10 va bene. Però mandami il file via mail almeno 2 giorni prima, mi raccomando. Certo, non si preoccupi. Visto che abbiamo finito, potrei riavere ora la chiavetta, professore? Prima che ce ne scordiamo. Eccola. Mettila subito al sicuro prima che sparisca di nuovo. Grazie davvero per le dritte che mi ha dato. Figurati, è il mio lavoro. Mi raccomando, scrivi subito a quella casa editrice. Lo faccio appena arrivo a casa. Speriamo solo che non mi facciano aspettare un mese per la risposta. Se vedi che non si fanno vivi entro 5 o 6 giorni, alza il telefono e chiamali direttamente. Al telefono le confesso che chiamare a freddo degli sconosciuti mi mette una soggezione incredibile. Sforzati un po'. Nell'editoria la timidezza non paga, devi farti avanti tu. Lo so, mi farò coraggio e ci proverò. Brava! Allora ci risentiamo per il 22, d'accordo? D'accordo, buon proseguimento, professore. Altrettanto, Chiara. E per favore accosta la porta uscendo. Ok, salve, a presto.